Il farro con speck e gorgonzola è un piatto buonissimo ed è anche un modo un po' diverso per proporre un abbinamento super classico. Ho scoperto questa ricetta in un rifugio di montagna. Seguimi fino alla fine per scoprire dove, ma passiamo subito alla preparazione. Gli ingredienti sono per 2 porzioni del gorgonzola, un pezzo di speck, polpa di pomodoro, una cipolla piccola, 180 g di farro per 2 porzioni. Dello speck taglio 4-5 fette di spessore medio, più o meno così. Poi taglio le fette di speck a listelli. Metto dell'olio extravergine di oliva in padella. Non appena l'olio si è scaldato, ci aggiungo lo speck. Quando si cucina con questo salume bisogna ricordarsi di tenere il condimento indietro di sale, perché lo speck una volta cotto risulta davvero molto salato. Nel frattempo su un altro fornello ho messo su una pentola di acqua. Quando l'acqua bolle butto il farro, che in genere, ma non sempre, ha tempi di cottura piuttosto lunghi. Consiglio di verificare sulla confezione. Mentre il farro cuoce e lo speck soffrigge, affetto la cipolla. Prima la taglio a fettine sottili e poi la trito abbastanza finemente. Aggiungo la cipolla tritata alla padella in cui c'è lo speck. Poi metto anche 2 cucchiaiate di polpa di pomodoro, non di più. Quando la cottura è un po' più avanti, se vedo che il condimento risulta essere troppo ristretto, aggiungo qualche mestolo di acqua di cottura del farro. Se poi alla fine si vorrà un risultato più lento, tipo un risotto, bisogna aggiungere più acqua in questa fase. A me piace abbastanza asciutto, per cui non ne metto tanta. Quando il farro è cotto, lo scolo e lo metto nella padella insieme al resto del condimento. Mescolo ben bene per amalgamare gli ingredienti. Quando sono ben miscelati, inizio a mettere i pezzi di gorgonzola. Procedo per gradi, mescolando via via, fino a che il risultato non appare soddisfacente. Qui mi sembra che serva un altro po' di gorgonzola, per cui ecco qua. Continuo a mescolare finché non mi sembra che il risultato sia quello desiderato. Nel dubbio consiglio di assaggiare. Il gorgonzola si deve sentire e dare cremosità, ma non deve sovrastare gli altri sapori. Bene, a questo punto direi che è pronto e possiamo mettere nel piatto. Mi dispiace che non si possa sentire il profumo tramite il video, perché è veramente un profumo incredibile. Un piatto fantastico, non è vero? Lo scoprì tanti anni fa durante un cenone di Capodanno al rifugio Cesare Battisti, sull'Appennino tosco-emiliano, raggiunto dopo una faticosa camminata nella neve. Qui vediamo qualche immagine che ho recuperato dalla mia vecchia telecamera, bellissimi ricordi. Ma torniamo a noi, alla nostra cucina. Spero che questo piatto sia stato di tuo gradimento. Se sì, iscriviti al canale cliccando qui. E tu quali grandiosi piatti hai mangiato nei rifugi di montagna? Ricordalo qua sotto nei commenti. Grazie per la visione e alla prossima!